Buenos Aires, 1917. Dietro le quinte di un teatro, a pochi secondi dall'uscita sul palco, un uomo sta per scoprire se la più grande scommessa della sua vita lo porterà al successo o lo condannerà all'oblio. E forse anche all'odio dei suoi migliori amici. Perché a volte basta una scelta sbagliata, una sola, per rovinare tutto. C'è chi gli ha detto di lasciar perdere, che non è il momento, che il pubblico non è pronto. E forse hanno ragione. Perché per secoli gli uomini hanno imparato una regola semplice. Il dolore si nasconde, non si mostra, non si racconta e soprattutto non si canta. Lui lo sa e lo sanno anche gli altri. Non è quello che la gente si aspetta, non è quello per cui è venuta. E il pubblico, quando non riconosce qualcosa, non perdona. Un attimo di silenzio e da quell'uomo escono le parole «Per canta che me amuraste en lo mejor de mi vida». Io sono Fabrizio Tomei e questo è Royal Black Swan. Benvenuti nel lato oscuro del tango. Oggi è difficile capire perché una canzone potesse sembrare così pericolosa. Eppure nel 1917 è esattamente quello che stava accadendo. Perché il tango che conosciamo oggi, all'epoca non esisteva ancora. Noi oggi associamo il tango alla nostalgia, alla malinconia, ai ricordi, alle storie d'amore finite male. Ma all'inizio non è affatto così. Il tango nasce come musica da ballo. Punto. Si suona nei quartieri popolari di Buenos Aires, La Boca, San Telmo, e lì il tango è fisico, è diretto, non ha bisogno di raccontare niente. O meglio, racconta qualcosa che non ha bisogno di parole. Racconta un sentire comune. È ritmo, è contatto, è energia. E soprattutto il tango si balla, non si ascolta. Certo, ogni tanto qualche testo c'è, ma sono frammenti, spesso osceni, allusivi e legati al mondo della strada. Non c'è una vera narrazione. E soprattutto quel tango non è interessato a guardarsi dentro. Non è il luogo dove confessare una delusione, dove raccontare una ferita. È un universo quasi interamente maschile che compone la musica, scrive i testi e detta le regole di quel mondo. E tra quelle regole ce n'è una che nessuno ha mai messo in discussione. Il dolore non si mostra. Ora, in questo contesto succede una cosa curiosa. I primi protagonisti di questa storia sono un duo musicale. Si chiamano Carlos Gardel e José Razzano, ma in questo momento della storia non sono neanche lontanamente conosciuti per il tango. Cantano altro. Estilos, sambas, cifras, tonadas, milongas, cioè repertorio popolare. Il tango in quel momento è ancora marginale per loro. E siccome sappiamo tutti come andrà a finire la storia, questo ci dice una cosa molto chiara. Il tango canción, il tango canzone, semplicemente ancora non esiste. La cosa interessante è che Mi Noche Triste non nasce già come canzone, nasce come musica. Il terzo dei nostri protagonisti è un pianista. Si chiama Samuel Castriota e nel 1915 scrive un tango strumentale che chiama Lita. Ora, Lita non è un brano particolarmente eccezionale. È uno dei tanti. Circola nei locali, viene suonato, funziona, ma resta lì. Nulla lascia presagire che quella musica sia destinata a cambiare qualcosa. Poi succede una cosa, tipica di quell'ambiente, che oggi sembrerebbe quasi impensabile. Un paroliere ascolta quella musica, gli piace e decide di farne qualcosa di suo. Si chiama Pascual Contursi ed è il quarto e ultimo protagonista della nostra storia. Contursi, senza chiedere il permesso a Castriota, prende la sua musica e ci scrive sopra un testo. E questa cosa è importante, non è un dettaglio da poco, perché ci dice com'era il mondo del tango in quel momento. Molto fluido, poco regolamentato, quasi artigianale.
Le idee passano continuamente da una persona all'altra, spesso a loro insaputa. E così una musica pensata per essere soltanto suonata diventa già qualcosa di diverso. Il primo titolo è già tutto un programma. Per canta che me amuraste, cioè semplicemente la prima frase del testo. È una cosa nuova, non tanto perché c'è un testo, ma perché c'è una narrazione. C'è una storia dietro. Ma Contursi è un paroliere, non un cantante. Per dar vita alla sua creazione ha bisogno di qualcuno che sappia cantarla nel modo giusto. Qualcuno di cui potersi fidare, perché lui ha scritto il testo su una melodia che non gli appartiene e senza chiedere minimamente il permesso al suo legittimo proprietario. E chi lo sa, probabilmente non ha nemmeno intenzione di farla eseguire davvero. A questo punto entra in scena la figura decisiva, e quel qualcuno è Carlos Gardel. Gardel è seduto con Contursi a un tavolino del caffè Los Inmortales sul Viale Corrientes. Contursi a un certo punto tira fuori i versi che ha scritto su quella canzone rubata e glieli fa leggere. Gardel se ne innamora. Più li rilegge, più ha la sensazione che lì dentro ci sia qualcosa che prima non esisteva, qualcosa che nessuno sta ancora vedendo, ma che ora c'è. Oggi sappiamo già che Gardel diventerà una leggenda, quindi ai nostri occhi il fatto che lui abbia avuto questa intuizione non ci sorprende più di tanto. E invece dobbiamo fare lo sforzo di immaginarci la scena con gli occhi di chi la viveva in quel momento. Gardel non è ancora il mito che conosciamo, neanche lontanamente. È un giovane artista di 27 anni, leggermente in sovrappeso, che sta cercando di costruirsi un futuro e che ha appena intuito il futuro della musica argentina. Ma lui questo non lo può ancora sapere. Tutto ciò che sa è che improvvisamente si trova davanti ad una scelta e il suo istinto gli dice che quella canzone deve essere sua, che deve cantarla lui, in pubblico. Ma quasi subito si accorge che c'è un problema, anzi, due. Il primo è la lingua. Per canta che me amuraste en lo mejor de mi vida non è spagnolo-castigliano, è lunfardo. La lingua della strada, degli immigrati, dei margini e anche dei criminali. E fino a quel momento nessuno aveva mai osato portarla davvero al centro di un tango. Il secondo problema è ancora più concreto. Contursi ha scritto quel testo senza chiedere permesso a Castriota, che peraltro nemmeno lo conosce. Quindi tecnicamente bisognerebbe andare da lui, chiedergli il permesso e nessuno sa come può reagire. Ma il problema più grande è un altro. José Razzano, il suo socio, l'uomo con cui divide il palco e il futuro. A Razzano quella canzone non piace, non lo convince e dal suo punto di vista ha perfettamente ragione. Il problema non è che la canzone sia brutta, il problema è che in quel momento potrebbe essere un errore. Esporsi così davanti a tutti, cantando in una lingua borderline e mettere al centro una storia del genere. Per due artisti ancora emergenti è un rischio enorme e rischiare una carriera per una scelta sbagliata non è un'opzione, specie se quella scelta non l'hai fatta tu. Ma Gardel non è disposto a cedere. Più rilegge quei versi, più è convinto che lì dentro ci sia qualcosa di nuovo, qualcosa che il pubblico non ha ancora sentito, ma che lui è convinto valga la pena portare sul palco. È la sua scommessa e così prende la sua decisione. Va a cercare Castriota, lo trova, gli parla e alla fine riesce a convincere sia lui che Contursi a lasciargli cantare quella canzone in pubblico. Ma non si ferma lì. Fa anche un'altra cosa, più sottile, quasi simbolica. Contursi aveva chiamato il brano con le prime parole del testo, per canta che me amuraste. Gardel fa l'opposto, va quasi verso la fine, dove trova un'espressione, un'immagine molto più evocativa, e lui la porta in primo piano. Mi noce triste. Perché in fondo cos'altro può essere quella di un uomo che torna a casa e scopre di essere rimasto da solo, se non una notte triste? E arriviamo finalmente al momento della verità. 1917, Teatro Esmeralda. Gardel sta per salire sul palco, da solo. E questa volta non è una serata come le altre, perché quello che sta per fare non l'ha mai fatto nessuno. Non è soltanto una canzone nuova, è davvero una scommessa,
Una scommessa contro il pubblico, contro il gusto dell'epoca, contro il buon senso e contro il suo stesso socio. Razzano glielo ha detto chiaramente, è un rischio. Cantare un tango così, in quella lingua, davanti a una sala piena, può voler dire una cosa sola: fischi. E per due artisti ancora in equilibrio precario tra anonimato e successo, i fischi non sono un dettaglio, sono una sentenza. Gardel lo sa, ma decide di farlo lo stesso. Sale su quel palco e pronuncia le parole «Per canta che me amuraste en lo mejor de mi vida». Le prime parole di un tango destinato a consacrare definitivamente il lunfardo nella musica argentina. A quel punto succede una cosa strana. Il pubblico si aspetta un tango classico, qualcosa da battere col piede, qualcosa da riconoscere, e invece si trova davanti a una stanza. Quando torno nel mio piccolo appartamento e lo vedo tutto in disordine, così triste, così abbandonato, mi viene da piangere. Mi fermo a guardare il tuo ritratto per trovare un po' di conforto. La notte non riesco nemmeno a chiudere la porta, la lascio aperta, illudendomi che tu possa tornare. E anche la lampada della stanza ha sentito che non ci sei più, perché si rifiuta di illuminare la mia notte triste. Ecco cos'è Mi Noce Triste. Non è solo una canzone, ma un uomo solo che scopre che il dolore può abitare le cose. È letteralmente il dolore maschile che si fa canto. Per oltre un secolo, Mi Noce Triste è stata ricordata come la canzone che porta il lunfardo al centro del tango o come il primo vero tango canzone della storia. Ed entrambe le cose sono vere, ma c'è un altro aspetto che spesso passa in secondo piano, e cioè che per la prima volta il protagonista non è un uomo forte, non è un compadrito, non è un vincitore, è un uomo ferito. Per questo quel tango era così pericoloso. Non perché parlasse d'amore, ma perché mostrava un uomo mentre faceva una cosa che fino a quel momento non si faceva: soffrire in pubblico. Questa è la vera rivoluzione di Mi Noce Triste, perché da quel momento il tango smette di chiedere agli uomini di essere soltanto forti e comincia a concedere loro anche il diritto ad essere fragili. Per un attimo succede la cosa più pericolosa: il silenzio. Un silenzio pieno, teso, quello che arriva prima di un giudizio. E Gardel è lì, ha appena finito, e in quel momento potrebbe succedere davvero qualsiasi cosa. Poi qualcuno batte le mani. Uno, poi un altro ancora, e alla fine il pubblico applaude. Non ci sono fischi, non c'è rifiuto, ma non succede nemmeno quello che ci si potrebbe aspettare. Non è un trionfo, non è una consacrazione. Perché sì, la canzone colpisce, il pubblico capisce che lì sta succedendo qualcosa di diverso, ma non esplode. Resta tutto lì, in quella sala, in quella sera. Mi Noce Triste non diventa subito un fenomeno. Non ancora. Piccola pausa nella narrazione per chiederti un favore concreto. Dietro a questi video c'è un lavoro enorme. Ricerca delle fonti, studio, elaborazione, scrittura, costruzione visiva e registica. Ogni episodio richiede moltissime ore di lavoro. Se apprezzi questo progetto e vuoi supportarlo davvero, il modo migliore è semplicissimo: iscriverti al canale, lasciare un like e scrivere un commento. Sono gesti piccoli ma fondamentali perché aiutano l'algoritmo a capire che raccontare e diffondere la storia del tango ha valore. Se deciderai di farlo, grazie davvero, e se non lo farai, grazie comunque per essere arrivato fin qui. E allora Razzano aveva torto? Non ancora. Se la storia finisse qui, Razzano avrebbe ancora delle ottime ragioni per pensare di aver ragione, perché Mi Noce Triste non viene fischiata, ma non diventa nemmeno il fenomeno che oggi noi conosciamo. A questo punto la scommessa di Gardel non è ancora né vinta né persa. È in bilico. Eppure, nel frattempo, all'insaputa di tutti i nostri protagonisti, qualcosa si è messo in moto. Qualcosa che va ben oltre quella sera al Teatro Esmeralda. Il 9 aprile dello stesso anno, Gardel entra negli studi della Nacional Odeon e incide la canzone.
che è un azzardo ancora più grande del debutto a teatro, una vera e propria scommessa commerciale e artistica, perché si sta puntando tutto su una canzone che non aveva ancora sbancato dal vivo. Se il disco fosse fallito, avrebbe potuto frenare l'intera carriera del duo. Ma è a questo punto che succede la prima parte di un processo che ha quasi del miracoloso. Perché se dal vivo il pubblico era stato preso alla sprovvista e non aveva saputo rispondere prontamente alla canzone, i dischi invece vanno a ruba, fino a raggiungere nel corso degli anni, secondo molte fonti dell'epoca, l'impressionante traguardo delle 100.000 copie vendute. Ma la definitiva consacrazione popolare del brano avvenne l'anno successivo, il 16 aprile 1918. Al Teatro Buenos Aires va in scena una rappresentazione, un sainete intitolato Los Dientes del Perro, e a un certo punto dello spettacolo si canta proprio Mi noche triste. Ma questa volta non ci sarà Gardel sul palco. A cantarla sarà una delle attrici, Manolita Poli, accompagnata dall'orchestra di Roberto Firpo. E questa volta succede l'opposto. La canzone, anche dal vivo, colpisce il pubblico. Replica dopo replica, serata dopo serata, fino a trasformarsi in uno dei momenti più attesi dello spettacolo. Tanto che Los Dientes del Perro supera le 400 repliche, un numero enorme per l'epoca. Ma allora, che succede? Perché adesso quella stessa canzone riesce a conquistare il pubblico anche dal vivo? Succede che nell'atrio del teatro la compagnia trova un modo per fare qualche soldo in più. E allora, prima e dopo lo spettacolo, si vendono i testi della canzone, stampati, per pochi centesimi. E la gente li compra, se li porta via e li legge a casa. È questa la seconda parte di questo piccolo miracolo. Perché per anni il tango era stato soprattutto qualcosa da ballare. Adesso invece le persone vogliono portarselo a casa. Vogliono rileggerlo, vogliono ritrovare quelle parole. Non stanno comprando solo una melodia. Stanno comprando una storia. E da lì in poi non si torna indietro, perché il tango smette di essere soltanto una musica e diventa definitivamente un racconto, un luogo dove le persone possano riconoscersi. Ma non tutti erano felici di questo cambiamento, perché ogni trasformazione porta con sé una domanda inevitabile: che cosa stiamo guadagnando e cosa stiamo perdendo? Tra coloro che guardarono con sospetto il nuovo tango c'era una delle voci più importanti della letteratura argentina del Novecento, Jorge Luis Borges. E per capire la sua posizione bisogna partire da un fatto semplice. Borges non era innamorato del tango che stava nascendo, era innamorato di quello che stava scomparendo. Nella sua immaginazione il tango apparteneva a una Buenos Aires che non esisteva più, la Buenos Aires dei compadritos, dei coltelli e delle sfide combattute per orgoglio più che per necessità. Un mondo duro, spesso violento, ma che ai suoi occhi possedeva una forma di autenticità che il tango moderno stava lentamente perdendo. Per Borges il tango non era triste, non nasceva dalla nostalgia, nasceva dall'audacia, dal coraggio, dalla sfida. E così, quando arrivano Gardel e il tango canzone, Borges vede qualcosa che non gli piace affatto. Vede il tango allontanarsi da quel mondo. Vede i compadritos lasciare il posto agli innamorati abbandonati. Vede il coltello cedere il passo al ricordo. Tanto che definirà il nuovo tango piagnucolone e accuserà Gardel di aver trasformato il genere in una scenetta drammatica. Eppure c'è qualcosa di profondamente umano nella sua reazione. Perché, se ci pensiamo bene, Borges sta vivendo un'esperienza simile a quella del protagonista di Mi noche triste. Anche lui sta guardando qualcosa che ama e sente che gli sta sfuggendo dalle mani. Anche lui assiste a un'assenza, a una perdita, a un mondo che non riesce più a riconoscere. La differenza è che il protagonista della canzone perde una donna. Borges perde una Buenos Aires che non esiste più. E c'è un altro paradosso. L'uomo di Mi noche triste perde qualcosa che ha amato ma che ha conosciuto. Borges perde qualcosa che non ha mai davvero vissuto. Alla fine la storia avrebbe dato ragione a Gardel. Il tango canción avrebbe conquistato l'Argentina e poi il mondo. Ma questo non significa che Borges non avesse visto qualcosa. Gardel aveva capito cosa il tango stava per diventare
Borges aveva capito cosa il tango stava smettendo di essere e forse, chissà, avevano ragione entrambi. A questo punto sarebbe facile trasformare questa storia in una partita. Da una parte Gardel e Contursi, dall'altra Borges e Razzano. I vincitori contro gli sconfitti, chi aveva ragione contro chi aveva torto. Ma sarebbe una lettura troppo semplice, perché la storia ha dato ragione a Gardel, ha dato ragione a Contursi. Il tango canción ha conquistato l'Argentina e poi il mondo. Ma questo non significa che Borges e Razzano fossero semplicemente incapaci di capire il futuro. Significa soltanto che stavano cercando di proteggere qualcosa che amavano. Razzano cercava di proteggere una carriera costruita con fatica. Borges cercava di proteggere un mondo che vedeva scomparire davanti ai propri occhi. Le loro ragioni sono state smentite dalla storia, ma non dai loro sentimenti. E forse è proprio questo che rende questa vicenda ancora così interessante, perché alla fine questa storia non parla solo di tango, parla di qualcosa che tutti almeno una volta nella vita abbiamo vissuto, la difficoltà di accettare il cambiamento, la paura di perdere ciò che amiamo, la speranza che qualcosa di nuovo possa nascere senza cancellare completamente ciò che è venuto prima. E voi? Vi riconoscete di più in Gardel, in chi guarda al futuro e sente entusiasmo per qualcosa di nuovo che sta per nascere, oppure in Borges, in chi non riesce a smettere di amare ciò che però sta scomparendo? Scrivetemelo qua sotto nei commenti perché sono curioso di sapere quale di queste due anime vi somiglia di più. Ovviamente, se volete ascoltare con le vostre orecchie Mi Noce Triste, ve la lascio qui a fianco. E se questo viaggio nella storia del tango vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Io sono Fabrizio Tomei e questo è Royal Black Swan. A presto.